Ma che racchetta incredibile anche quest'anno. Che racchetta incredibile. Ciao a tutti da Emiliano e Alvin. Siamo alla Casa dei Padel per un nuovo video sul canale YouTube Padel Review. Che devono fare subito i nostri telespettatori, Alvin? Siamo già 10.000, Emi, quindi va bene così, dai. Va bene così. Va bene, allora oggi di che cosa parliamo, Alvin? Oggi parliamo e recensiamo la Starvite Triton Pro 2024. Lo scorso anno la Triton Pro 2023 è stata la seconda miglior pala per me dell'anno. Per te che numero è stata? Sai che non me lo ricordo. Hai messo la Electra ST3 al primo posto Bella. a caso. No. Comunque va bene, è stata al secondo posto e penso che anche quest'anno sarà sul podio, almeno dopo 4 mesi di stagione. Se la gioca insieme alla Bull Padel Vertex Woman. Sono due pale completamente diverse che potrebbero stare entrambe al primo posto. Cioè comunque quella là super morbida, pallonetti incredibili, meno potente, questa è una racchetta a potenza, controllo, tocco incredibile. Quindi diciamo che possono stare entrambe al primo posto, ma penso che questa sarà sul podio anche in questo 2024. Che E per me potrebbe anche superarla la Vertex 04 Woman. Sì? Non so se ti come ci hai ricordi, dominato non so se livello... ti ricordi come ho giocato contro di voi. A livello di bloqueo. Mamma mia. Parliamo subito del prezzo della racchetta che si porta adesso a casa su Padel Market col codice sconto CARCHIA10 a 207 euro. Svuotate il magazzino, 207 euro, Padel Market, codice sconto CARCHIA10, svuotate il magazzino perché a questo prezzo c'è davvero poco di meglio sul mercato. Poi dopo tutti gli osteopati però. Ma no, Alvin, esageri sempre, cioè. Diciamo che... Non sai fare affari. Perché adesso sto dicendo comprare adesso gli osteopati. Cioè, No. Alvin, questo non si dice in questa recensione. Ti chiedo scusa, però è quello che volevo dire, che bisogna comunque avere un braccio. Bisogna avere braccio per gestirla, poi a noi dopo lo diremo è arrivata in edizione quasi martello di Thor, ma nonostante questo è rimasta ed è una pala incredibile. Avranno visto i fisici e... Soprattutto il tuo. Quindi 207 euro, che prezzo è? Tanta roba. Allo stesso prezzo trovate anche la Speed, che ha la gomma diciamo più morbida della gamma Starbuy, e la Soft, che ha la gomma Evasoft 30, contatto sicuramente meno duro di questo, un po' più morbido, quindi maggiore uscita di palla, un pochino meno di potenza, più potenza gratuita, meno potenza ad alti livelli. Però questa pala totale livello avanzato sinistra e basta. Avanzato sinistra, abbiamo detto che con la Babolat Technical Viper, una delle ultime recensioni, potrebbe essere anche l'avanzato di destra aggressivo, questa avanzato sinistra. Sinistra solo. Sei d'accordo? Sono d'accordissimo. Parliamo adesso delle caratteristiche tecniche della Starvite Triton Pro intanto. Esteticamente, wow, una figata. Wow. Rispetto agli anni scorsi non c'è il protettore in testa, quindi meno peso in testa, più gestibile, poi se volete lo aggiungete. Meno peso in testa. Meglio, perché questa poi dopo diciamo è, anzi diciamo adesso, aspetta, dillo subito, peso e bilanciamento, poi contiamo le caratteristiche. Allora, iniziamo dal bilanciamento a 28 centimetri, Emi, quindi abbastanza in punta, mentre il range di questa pala è il classico di Starvite, dai 350 grammi ai 385 grammi, quindi tanto, non ci stancheremo mai di dirlo che è veramente troppo. Sì, è vero che sono fatte a mano, che sono handmade in Spagna, ma è un po' troppo. Secondo me un po' deve togliere almeno 10 grammi. Facciamo 355-375. Esatto. E invece 350-385 è troppo, perché poi capita il martello di Thor, come nel nostro caso, perché quanto pesa? La nostra senza l'accetto, ricordiamolo, la prendiamo senza l'accetto, 372 grammi, quindi aggiungi l'accetto, ma aggiungi il copritesta. Andiamo a 390 che è quasi ingestibile, però 372, 28 il bilanciamento, martello di Thor. Ma ripeto, nonostante questo, pala incredibile. Ma quanti per te ho fatto? Anche fatti? Tanti. Sì, uno. 9. 2, sì, 9. 9 in tutta la tua vita con tutte le racchette con cui hai giocato. Secondo me questa racchetta, se fosse pesata tra i 355 e i 365 grammi, bilanciamento a 27,5, sarebbe stata ancora più incredibile di questo. Sarebbe stato numero uno assoluto forse di sempre tra le mie racchette, superando anche la Castor, forse no, però con questo peso rimane comunque sul podio.
Dicevo le caratteristiche: forma a lacrima, piatti con un doppio strato di carbonio 3K, tatto duro. Gomma EVA Pro 50, che è la più dura di casa Starbuy, ed infatti il tatto è duro. Facce ruvide con sistema Full Plane Effect, il classico di Starbuy, che l'ha cambiato soltanto nelle Kenta, altre pale incredibili, soprattutto nella versione con gomma EVA Pro 50. Manico più lungo, come classico di Starbuy, quindi facilita la presa a 2 mani di rovescio, ma purtroppo è troppo sottile. Piccolo. È troppo sottile, quindi un overgrip è necessario, non l'abbiamo messo. Ricordiamo che la racchetta ha anche la nuova tecnologia Noene Inside nel manico per smorzare le vibrazioni, e con una racchetta del genere, così pesante, così bilanciata in testa, è assolutamente d'obbligo. E il manico, il grip Noene, che comunque è abbastanza comodo perché tiene sempre il grip, soltanto questo è davvero piccolo, quindi non è scomodissimo. L'accetto è scomodo, però non scivola. È scomodo ma non scivola, esatto. L'accetto con la classica polsiera, anzi non è la classica polsiera di Starbuy, perché Starbuy non ha sempre la polsiera, però la classica polsiera della Triton. Esatto. Quindi abbiamo detto tutto, Alvin, sulle caratteristiche tecniche. Adesso vediamo come si comporta la Starbuy Triton Pro da fondo campo. Controllo totale, effetto trampolino zero sulla pallina, si sente tantissimo. L'uscita di palla gratuita non è proprio il suo punto forte, perché comunque è una racchetta dura, quindi per fare i pallonetti serve comunque il braccio. L'unica pecca insieme al manico sottile. Punto dolce. L'ho trovata buono. Facile. Sì, buono il punto dolce, a me non è per niente dispiaciuto. Come quello dello scorso anno, è una racchetta che rispetto a 2 anni fa, non all'anno scorso, è sempre meno estrema, quindi è molto più giocabile. 2 anni fa era ingiocabile, era veramente, anche con caratteristiche non a livello martello di Thor come questa, era comunque una racchetta difficilissima, rimane una racchetta comunque super rigida. Esatto. Però è diventata molto più giocabile ed è molto più divertente. La Babolat Technical Viper io la preferivo quando era un po' meno giocabile di quella di quest'anno, cioè perché ha perso le caratteristiche un po' della Technical Viper. Infatti nei commenti qualcuno l'ha detto, non è la Technical Viper che ho usato nel 2021, 22 e 23, questa qua è diversa. Questa qua è diventata più giocabile ed è davvero una gran racchetta rispetto alla Triton di prima, che era davvero molto complicata, quella blu per intenderci. Esatto. Giocatore di sinistra, quindi massimo controllo, giocate di potenza, cichite, cioè una racchetta, come diciamo spesso, una racchetta offensiva che vi invoglia a conquistare la rete, ed è davvero super da fondo campo. Si sente sempre tantissimo la pallina a controllo estremo, non solo potenza. Adesso vi faccio vedere come si comporta da fondo campo la Starbuy Triton Pro con Alvin, che mi mette anche un po' alla prova. La Triton Pro non è solo potenza, è anche grande controllo da fondo campo in tutti i colpi. La pallina si sente tantissimo sul piatto, zero effetto trampolino, questo vi permette di giocare comode cichite e prendere la rete. Ecco, forse l'uscita di palla è l'aspetto in cui pecca di meno, però quando si vuole giocare teso è una super pala. Qui cichita, prendi la rete e la conquisti col pallonetto con Alvin, che neanche cammina perché sa che non la può prendere. Vai Alvin, mettimi un po' alla prova. Così lo conquisto. Lui corre, facile, io faccio giocare una volley bassa perché ho un ottimo controllo. Da qua, pallonetto, questo è andato un po' lungo, che qui, gioca cichita e si prende la rete. Così, questa è una racchetta, ricordo, offensiva. Alvin, su, salta 1 centimetro. Lì, facile, pennellato. E io prendo la rete e faccio punto, perché è così che si fa con questa racchetta. Si prende la rete e si fa punto. Controllo estremo dall'alto, poi grande potenza a rete. Dominante, racchetta clamorosa. Alvin, l'ho provata da fondo campo. Vai tu, a rete, il tuo regno. Qua inizia il divertimento, Emi, perché anche con aperture brevi
e soprattutto ricordiamo è pesante, quindi aperture un po' troppo ampie magari rischiamo di arrivare in ritardo sulla pallina, quindi aperture brevi e a un livello di gioco sia a bassi regimi che ad alti regimi rende sempre benissimo. Non rischi mai il vetro perché come dicevi tu prima anche a fondo campo non c'è questo effetto trampolino, ma potenza, effetti, deada, blocco. Ma il blocco l'altra volta in partita è ingiocabile, così a occhi chiusi Esatto, poi ho messo gli occhi e ho sbagliato. No, è una racchetta fatta e cucita per stare in attacco. Quindi rete, poi al volo Emi. Dall'alto, Alvin, dici sempre dal volo. Adesso oggi che non hai sbagliato sul peso, incredibile. c'è sempre una volta che fai l'errore di sempre. Ce n'è sempre una. Però dicevo, Emi, è una racchetta che anche a rete, senza troppa fatica, fai punto. Cioè è che dire, gran racchetta. Gran racchetta. Adesso mi vedrete, oggi sono convinto, oggi a rete ne vedremo delle belle. Oggi domina Alvin, vediamo se veramente ha dominato. Con la Triton Pro a rete lascerò parlare la pallina e quindi io parlerò poco perché, come potete notare, una racchetta cucita per essere offensivi, aggressivi e già vincenti a rete, sia a bassi regimi che ad alti regimi. Una racchetta ottima. Avete visto come riesco anche dal basso a dare profondità alla pallina. La pecca, l'unica, che comunque un pochino pesa, quindi alla lunga magari stanca, quindi consiglio sempre di utilizzare anche la mano non dominante per tenere sulla racchetta. Vai Emi, aumentiamo un po' il ritmo. Sì. Il regime è alto, come para, avete visto? Oh, scusa. Avete visto come viaggia la pallina, come riesco a dare unità? No! Vai Emi! Palla corta. Comunque si muove bene, nonostante il peso, si muove bene, gli effetti ottimi. Vai Emi, prendiamo 2 blocchi. In scioltezza ancora uno. Easy. Molto facile, grazie anche al manico che è molto lungo. Vai, una deada. Il controllo è veramente ottimo. Ancora una. Cioè, proprio si sente tanto la pallina, quindi il controllo è perfetta. Racchetta perfettamente per il giocatore di sinistra che vuole sempre attaccare. Alvin, hai dominato a rete. Adesso è il momento dall'alto nella solita sequenza vibora per 3, kick, smash, tutto quanto. Una domanda, se dovessi scegliere quale di queste sequenze hai sofferto di più? Impreparato. No, non lo so perché vengono tutti molto bene. Vabbè, forse il per 3. Comunque... perché comunque è stanca, cioè ti serve un movimento super rapido dall'alto, soprattutto con questo peso, è quello forse dove ho sofferto di più, perché dove serve maggior rapidità di braccio, ma essendo così pesante serve anche un braccio super allenato. Mi sto tornando ad allenare, anzi sono tornato ad allenarmi, sono fisicamente un po' più decente di qualche mese fa, però ancora non a livello dell'anno scorso, però dall'alto è una goduria, perché pure nel kick alla grata come si sente? Ha un gran controllo, sì. Veramente. Sì, poi non scappa mai. Non scappa mai, nel senso pure lo smash piatto, ecco, questa è una delle racchette più potenti sul mercato. Quando chiedete sempre quali sono le più potenti, per me questa è più potente della Babolat Tactical Viper nuova, cioè proprio senza se e senza ma. Adesso guardate, parlo poco perché i fatti parlano per la racchetta. Vedete nella mia sequenza dall'alto.
Triton Pro con la solita sequenza, Vibora, chicca alla grata per 3, smash, uscita fuori, ma avete visto comunque che potenza. Vai Alvin, ancora, guardate lì, potenza assoluta, rimane una tra le palle più potenti sul mercato. Adesso un'altra Vibora, chicca alla grata. Quanto si sente il kick con questa racchetta? Pazzesco, pazzesco. Ancora un altro. Easy, adesso per 3. Per 3, Ale. Ale. E per 3. La pala è pesante, quindi tanta velocità di braccio, è difficile generarla, però è così potente che va da sola. Vai con qualche smash. Diciamo che va, sentito che, boom, che schiocco. Perfetta a sinistra per chi cerca tanta potenza, per chi cerca tocco, per chi cerca tutto, perché questa è una racchetta clamorosa. Saranno super voti, lo scopriremo subito. Alvin, prendi il telefono perché diamo i voti alla Starbite Triton Pro, quella che era la racchetta di Garrido prima di passare a Wilson. E ora ci gioca Lorenzo Di Giovanni, che ha appena cambiato socio, giocherà con Riccardo Sinicropi. Quindi back to the future. Da fondo campo 8. Pallonetti 6,5. a rete 9,5. controllo 8. maneggevolezza 6. uscita di palla 6,5. punto dolce 7. effetti 9. potenza 9,5. per 3 8,5. smash 9,5. Vibora 9,5. rapporto qualità-prezzo a 206 euro. 8. Abbiamo dato dei super voti ad una super pala, ma ora Alvin puoi dire che cosa devono fare i nostri follower? Dai, allora. Non te l'ho dimenticato perché non lo dice da un paio di video. No, iscrivetevi al canale, mettete mi piace al video, attivate la campanellina e commentate la domanda di Amy. Ma la Starbite Triton Pro, Che palla è? è nella vostra top 5 di sempre? Scrivetelo nei commenti. Ciao! Ciao.